Pochissime volte ho visto una chitarra con questi pick-up ed è la prima volta che ne provo una. Per la prima volta si vedono sulla serie SE di PRS, quindi era obbligatorio. Ok, in tutti gli anni in cui suono, compro, provo chitarre, ne ho visti tanti di pick-up. Single coil P90, humbucker, mini humbucker, single coil stack. Poi mi sono imbattuto in lei, ho guardato i pick-up e ho pensato, un'altra strato con i mini humbucker. E invece no, perché non sono humbucker, non sono single coil, e mi sono detto, e quindi cosa sono? Questi pick-up sono quelli che danno il nome alla chitarra, NF, Narrow Field. E per capirli dobbiamo fare un piccolo viaggio nel tempo, per la precisione indietro fino al 2008. In quel periodo il signor Paul Reed Smith, la testa, il braccio, l'uomo dietro le chitarre PRS, e ovviamente anche gli ingegneri che lavorano per lui, si misero in testa una missione quasi impossibile: creare un pick-up che avesse un suono dolce e definito, quello del single coil, ma senza quel maledetto ronzio. Ne esistono altri che fanno la stessa cosa, sì, ma vanno a snaturare un po' il single coil. Loro non volevano farlo. No compromessi. A quale ronzio mi riferisco? Se avete una chitarra con single coil sicuramente lo sapete già, se siete come me e amate la Les Paul invece ve lo devo far sentire. Il problema, come dicevo, è che le soluzioni già esistenti erano comunque sempre un compromesso. I P90 erano una via di mezzo tra il single coil e l'humbucker, ma erano troppo aggressivi. Insomma, non erano proprio un single coil come ce l'aveva in mente Paul. I mini humbucker sono humbucker, quindi quella brillantezza tipica del single coil persa. E poi ci sono i noiseless, pick-up che sono single coil senza rumore, appunto noiseless, ma per tanti senza carattere, molto educati, molto pettinati, precisini. Insomma, a tanti fanno storcere il naso. Ecco, loro quei compromessi non li vogliono, non li volevano. Quindi loro praticamente volevano la botte ubriaca. No, com'è che era? Vabbè, si è capito. Così, invece che modificare un design già esistente, hanno fatto prima crearne uno da zero. Come hanno fatto? Hanno preso in partenza le componenti di un humbucker e poi le hanno compresse in un formato più stretto che, come vedete anche sulla chitarra, non è stretto come un single coil, non è largo come un humbucker, è una via di mezzo stile mini humbucker, per quello all'inizio questi pickup mi ricordavano un mini humbucker. Hey everybody, it's Paul. This is an SE NF3 that I'm holding. So this guitar comes with our new NF DDS pickups, narrow field, deep dish S. So these new pickups are humbuckers that sound exactly like single coils. E dopo anni di prototipi, questi pick-up sono finalmente comparsi sui modelli americani di PRS, quelli core. Ad esempio la NF3, ma quella originale, quella americana. E poi per un po' di anni sono spariti. E il motivo, ma ve lo devo dire io. Il chitarrista è tradizionalista, c'è una novità interessante sul mercato, chi se ne frega. Vogliamo l'estratto degli anni 50 che fanno casino. E quindi Paul Reed Smith non vedeva una giustificazione nel mantenere questa produzione di pick-up continuativa. Però questa cosa l'hanno presa in maniera costruttiva, secondo me, perché questo pick-up non è stato abbandonato e mai più calcolato. È stato sviluppato, migliorato, sono stati fatti progressi per poi portare sul mercato, diciamo, la versione definitiva di questo pick-up. E ora, finalmente, per la prima volta, ce l'abbiamo anche su un modello SE, la SE NF3. Iniziano a sembrare un po' dei codici fiscali anche quelli di PRS, Ora la domanda è, questa missione che aveva in mente Paul Reed Smith è finalmente compiuta? Cioè riuscire a produrre un pick-up che avesse l'anima del single coil, quella vera, senza compromessi, ma andando a eliminare il difetto principale, ovvero l'essere soggetto a tutte queste interferenze, rumori, ronzii, fastidiosi. Capiamolo insieme e mettiamolo alla prova. La promessa è quella di un single coil fedele. Sentiamo e confrontiamo anche con una Fender Strato. Ok, per quanto la Strato a me non piaccia, devo dire, il DNA della chitarra, il suono, cavolo, è lui. Per
Per il suono crunch invece, cavolo, bella brillante, definita, quando suoni non si impasta. La preferisco quasi a quella della Stratoclassica. Passiamo ora al test numero 2 e cerchiamo di capire sto rumore, sto ronzio se è veramente sparito. Registro entrambe le chitarre con un suono super spinto. Ascoltate un attimo il suono e quando smetto di suonare cosa rimane? In teoria dovrebbe essere silenzio. In teoria. Questa era la Strato, il rumore, il ronzio tipico, ormai è un vicino di casa di tutti i chitarristi. Sulla PRS invece notiamo questo suono un sacco definito, con un piglio un pochettino moderno, ma cavolo, quando smetti di suonare è silenzio assoluto. La cosa geniale però è che PRS intorno a questa filosofia di pickup ci ha costruito una chitarra che rispecchi
quella filosofia, ovvero no compromessi. Manico super veloce, super moderno, scala da 25 pollici invece che 25,5, quindi classica PRS, un po' più corta, quindi chitarra un po' più morbida. Cavolo, si sente. Il ponte, che è il classico PRS che non perde un colpo, e in generale poi tutta un'elettronica un po' rivista rispetto alla Strato. Ad esempio, potenziometro che è stato spostato, è un po' più in basso, quindi non ci si prende dentro. Questa cosa mi piace un sacco. E il buco del jack, che è qui sotto invece che qui sopra. Io personalmente lo preferisco. Possiamo riassumere tutto con performance e affidabilità a zero compromessi. Tutto in una linea di chitarre accessibile, ricordiamocelo, è importantissimo. Quindi che cos'è la PRS NF3? È una Strato killer? Secondo me no, è uno strumento comunque diverso, una chitarra che prende un DNA storico e cerca di portarlo al presente, una chitarra che è stata amata da una quantità di chitarristi folle, è innegabile comunque, e cercano di portarla nei tempi moderni, risolvendo quelle criticità note della chitarra. Tanti chitarristi Strato si lamentano sostanzialmente di poche cose. Il rumore, la posizione del potenziometro, queste cosine qua. Per me è una bella chitarra, come tutte le chitarre con 3 pick-up, quello centrale mi dà fastidio perché sono io. Però non essendo io un purista della Strato, è una chitarra che apprezzo molto. Infatti non è una chitarra per puristi del vintage, ad esempio. È più per chi cerca uno strumento magari sicuramente comodo e performante dal vivo o in sala prove con una band, ma contemporaneamente anche per registrare che sia super silenzioso. E quando si registra in studio, lo strumento silenzioso. Se volete approfondire tutti i dettagli tecnici della chitarra, vedere le varie versioni, i colori che ci sono disponibili, vi lascio il link qui sotto che vi porta a Musical Store 2005, che ringrazio per avermi mandato la chitarra, e voi commentate qui sotto con un emoji, quella della carota, così io capisco che siete arrivati qui nel video. E mi dite, preferite le chitarre un pochettino così, più perfettine, oppure, cavolo, anche quando ci sono i difetti alla fine definiscono il carattere, quindi vince quello? Ditemelo qui sotto nei commenti, parliamo, scambiamoci idee e opinioni senza litigare. E se vi piace questo tipo di video fatemelo capire. Quindi lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, così io so che tutte queste storie interessanti vi interessano veramente e ne faccio altre. A me questi video piacciono un sacco.